Salve a tutti, io sono il maestro Enrico Randi e in questo video andrò a presentare il movimento numero 8 della forma Tuajai Ma cavallo selvaggio da me autocomposta, estraendo i movimenti dalla Lao Jai Lu, l'antica forma numero 1 dello stile Chen. Dunque, questo movimento si chiama Yema Fenzong, che tradotto in italiano viene tradotto come accarezzare la criniera del cavallo. Quelli di voi che hanno già praticato Tai Chi in passato, soprattutto lo stile Yang, avranno sicuramente già sentito dire questo nome e probabilmente avranno anche già praticato questo stesso movimento. Nello stile Yang, accarezzare la criniera del cavallo si fa in questo modo, questo tipo di movimento qui. Questo. Ho scelto appunto questo movimento che nello stile Chen è fatto in maniera leggermente diversa, però il nome è lo stesso, il movimento è praticamente lo stesso, è solo un po' diverso, le applicazioni marziali sono le stesse. Ho scelto apposta questo movimento per far capire ai praticanti di Tai Chi, di qualunque stile, che il Tai Chi è uno solo e deriva tutti quanti gli stili derivano tutti dalla stessa radice, che è il Tai Chi stile Chen di Chen Jiagou. E quindi che il Tai Chi è solo uno, questa differenza fra stili è una differenza in realtà molto piccola. Ok, questo movimento, siamo arrivati alla fine del movimento precedente, Hou Jiao. Ok, le mani continuano a ruotare come una specie di movimento che si chiama Yung Shou, mani come le nuvole, no? E da quando parto da Dan Bien, il movimento precedente, le mani ruotano in questo modo e continuano a ruotare per tutto quanto i due movimenti precedenti. Quindi continuano nello stesso modo, si scambiano di posizione e apro verso sinistra. Quando apro verso sinistra, tutta questa colonna, spalla, anca, piede, apre tutto quanto. Il braccio in realtà è fermo, non apro in questo modo qua, ma apro muovendo tutta quanta questa parte del corpo. Il braccio in realtà è fermo. Ok, questo. Poi porto il peso, faccio il passo. Quando faccio il passo le mani rimangono ferme come sono e il peso rimane dietro. Poi continuo a ruotare le mani, ruoto le mani, mi giro verso l'indietro, poi il Chan Si Jin, no? Il Chan Si Jin, quello che abbiamo anche chiarito e studiato e dimostrato in altri video anche, no? Ok, mi giro verso l'indietro col Chan Si Jin, le due mani si scambiano di posto, quando arrivano più o meno alla stessa altezza, porto il peso in avanti e giro il corpo verso l'avanti. Dopodiché, quando arrivo qui, rilasso e radico nel piede davanti destro. Questo movimento di radicamento è molto simile a quello che abbiamo nei movimenti che abbiamo già visto, Lanzai, Dan Bien. È un movimento che parte dalla spalla e fa 1, 2, 3. Muove prima la spalla, gomito, polso. E qui è uguale, arrivo 1, 2, 1, 2, 3. Poi apro di nuovo senza muovere il braccio, però in realtà si muove perché sto aprendo il movimento, sto muovendo il corpo. Passo, porto il peso, passo, le braccia rimangono ferme quando faccio il passo, peso sempre dietro, cambio di nuovo con la rotazione. Quando le mani arrivano più o meno alla stessa altezza, porto il peso in avanti, giro il corpo verso l'avanti e radico allo stesso modo, 1, 2, 3, sul piede davanti. Anche in questo caso, siccome come era in Lanzai, come era in Dan Bien, come è anche in Yema Fenzong, per capire se il movimento, se il braccio è nella posizione giusta, devo sempre tenere conto della corrispondenza fra spalla, anca, gomito, ginocchio, mano, piede, da tutte e due le parti. E anche quando faccio il giro di qua, sono nella stessa corrispondenza. Cioè questo braccio qui, braccio davanti, non è qua,
non è qua, non è semplicemente corrisponde. Ok, poi per chiudere, taglio su e porto su, prendo al cielo e chiudo. Io muffin zone.